Il mio scetticismo verso questa serie, da una scala da 0 a 10, andava verso l'intero periodico del Pi greco. Food Wars, battaglie culinarie. Cioè, questo shonen non ha le botte, ma bensì le uova alla Benedict? Che cagata. Sarà un'altra di quelle 100.000 serie che sbarcano in Giappolandia, ma che non hanno un cazzo da dire. Seppure il fanservice più spinto col cibo, no vabbè mi sbagliavo ingentemente. Food Wars è una serie incredibilmente leggera che coi suoi punti di forza continua a intrattenere e che, gradualmente, riesce a prendere sempre di più. Yukihira Soma, il protagonista, è il classico personaggio al centro di uno shonen. Inguaribile ottimista, convinto d'essere arrivato, che sogna di prendere in mano l'attività di famiglia, che per inciso è un piccolo chiosco di cui porta il nome col padre. Se in un primo momento, infatti, viene da mettersi una mano in faccia per il sopracitato fanservice, nel momento in cui ci si sofferma a riflettere un secondo, si capisce quanto il perno della serie sia protratto in maniera perfetta. Il buon cibo. Sono pienamente convinto che almeno una volta nella vita chiunque, mangiando qualcosa che ha trovato veramente buono, abbia letteralmente goduto. Ecco, Food Wars è questo. Solo in salsa shonen con i classicismi dell'Accademia Uberpower, strettissima con la gente che non ci entrano manco se s'ammazza, ma che il protagonista, avendo il potere dell'essere il protagonista, riuscirà non solo a entrarvi, ma anche a brillare in mezzo a una marea di cipalipa. E qui un altro punto a favore: essendo Soma abituato a lavorare in ambito culinario da quando era piccolissimo, a stretto contatto col padre che, e non è uno spoiler, è guarda caso la fusione di Gordon Ramsay e Gualtiero Marchesi assieme, ha il suo gran bel po' di esperienza sulle spalle, il che viene contestualizzato, e considerando che l'accademia è pressoché piena di stronzi senza ambizione, evidentemente, che fanno prima a prendersela col nuovo arrivato che è un filino arrogante. La cosa migliore di Food Wars però non è solo il protagonista, che non è evidentemente un coglione che si salva col potere dell'amicizia nei momenti di difficoltà. A differenza dei suoi colleghi, il pantheon di Food Wars è molto variegato. La tsundere, la damigella in pericolo, i personaggi di sfondo amichetti, l'italiano mezzo giappo che non sa parlare in italiano, i nemici che diventeranno amici, un paio di rivali più fighi del protagonista, e poi chiaramente tutti i docenti e il resto dell'allegra combricola. No. In questa minestra riscaldata di cara design c'è il fatto che comunque sono molto apprezzabili, tant'è che è proprio questa serie che si capisce come dovrebbe funzionare un prodotto per ragazzi: far vedere che con la giusta dose di esperienza e l'andare contro se stessi c'è un passo avanti, ma è stando a contatto con persone affini, coltivando la propria passione e rendendosi conto dei propri limiti, che si riesce a crescere raggiungendo dei traguardi che prima nemmeno si potevano immaginare. Insomma, difatti, trovandosi in luoghi diametralmente opposti dal piccolo stagno cui era abituato, non sarà estraneo al fallimento, che è già strano per uno shonen. Non c'è neppure tutta quella frizione derivante dal fallimento della serie "ho fallito, disonore su di me, sulla mia famiglia, se sulla mia mucca". Anzi, si tira avanti e ne fa tesoro. Ma non solo lui, anche tutti gli amichetti che Soma riuscirà a farsi durante il suo percorso, per quanto macchiette in partenza, saranno in grado di avere un loro spazio di crescita. Fare un esempio, cito uno dei miei preferiti, una piccola Megumi, classica campagnola che non si trova per un cazzo mai a suo agio, in un ambiente così pomposo, ma guarda caso facendosi un culo tanto come una casa e convincendosi di essere in grado di fare qualcosa di buono, anche grazie alla fiducia dei docenti, riesce a tener testa al personaggio più matto in culo della serie. È veramente incredibile come degli incipit così semplici siano in grado di sbancare se utilizzati con un minimo di testa. Cioè, oltre al fatto che non c'è la merda ninja o puttanate con le spade inutili, Laura e le minchiate Deus Ex Machina dell'ultimo secondo, è cucina! Roba che tutti ci si possono approcciare o che comunque ne hanno mai avuto a che fare, almeno una volta nella vita, sono sicuro. E a cuor leggero mi sento di dire che è uno degli shonen più riusciti degli ultimi anni. Cioè, è tutto contestualizzato in una maniera perfetta. È quello il punto forte di Food Wars, il fatto che sia contestualizzato. È apprezzatissimo anche che, per non far puttanate col cibo, se non ricordo male, le ricette sono curate da una chef.
Bravi, continuate così, mi raccomando, perché ci tengo a livello personale. Oh, ma Shunseki è Tosh, il disegnatore di Pornazzi! Adesso mi spiego perché le anatomie sono così ben curate.